Ciao a tutti! Come promesso vi faccio il video sulla teoria dei colori però applicata ai filati. Per chi non avesse visto il video della teoria dei colori vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Vi consiglio di andarlo a vedere perché oggi non parlerò della teoria dei colori, quindi non vi spiegherò come si possono combinare i colori tra di loro con il cerchio di Itten o con le ruote dei colori, ma andrò solo a farvi vedere appunto dalla teoria alla pratica. Chiaramente è pressoché impossibile trovare un filato che abbia tutte le sfumature che ci sono nelle ruote dei colori, perché come potete vedere anche da questa ruota è praticamente impossibile. Guardate quanti sono. Quindi io ho scelto nella mia knitting room un filato di cui ho molti colori. Nella fattispecie ho scelto il Chuck della Tessiland proprio perché ho 43 sfumature di colore e quindi è più semplice, ecco, farvi vedere i vari tipi di abbinamenti. Però ecco, dovete fare i conti anche con questo, che quando andate magari in merceria, soprattutto se non sono siti molto forniti, mercerie molto grandi, non troverete magari una così vasta sfumatura di colori e quindi dovete un po' far più, diciamo, fatica per cercare di abbinarli insieme. Poi non è neanche detto che la casa produttrice di quel filato faccia appunto di un unico filato tutte le sfumature di colore, ecco. Quindi adesso io vi parlo e vi faccio vedere appunto i vari abbinamenti con il filato che ho qui in Knitting Room di cui ho più sfumature. Partiamo con l'abbinamento di due colori. Quindi io direi di iniziare con due colori che stanno bene fra di loro e sono un abbinamento abbastanza soft e facile. Ad esempio i colori analoghi, cioè quei colori che nella ruota del colore sono vicini tra di loro. Quindi ad esempio un giallo arancione e un giallo. Come giallo arancione possiamo prendere un senape e come giallo appunto un giallo normale. Proseguendo possiamo spostarci e dire un giallo e un giallo verde, quindi manteniamo il giallo e prendiamo il giallo verde che in questo caso è il verde cactus, eccolo qui. Oppure spostandoci ancora giallo, verde e verde, quindi manteniamo il giallo verde e prendiamo il verde che in questo caso è il verdone, sì, ecco. Chiaramente si può continuare così e fare tutta la ruota dei colori, ma io vi ho fatto vedere appunto un esempio per farvi capire come comunque potete accoppiare i filati. Un'altra categoria formata sempre dall'abbinamento di due colori sono gli analoghi separati, quindi nella ruota del colore sono appunto vicini ma separati da un colore intermedio, ad esempio l'arancio e il giallo. In questo caso possiamo prendere appunto l'arancione e il giallo. Oppure possiamo fare il giallo arancio e il giallo verde. In questo caso possiamo prendere il senape e il verde cactus, comunque un verde giallo come in questo caso. E così appunto, come vi dicevo, possiamo comunque fare per tutti gli altri. Vedete che questa volta l'accoppiamento, ve li metto così anche se non sono tutti e quattro, sono categorie di due colori, quindi 2 e 2, sono un pochino più contrastati perché come abbiamo detto saltano un colore intermedio, quindi sono sempre separati da un colore. Come ultima categoria di due colori vi faccio vedere i complementari, cioè quelli che nella ruota del colore sono uno all'opposto dell'altro, ad esempio il giallo e il viola. Qui può essere appunto con questo giallo e questo viola prugna, ma anche il blu e l'arancione, quindi possiamo prendere l'arancio e il bluette, oppure
siccome noi ci possiamo spostare, non possiamo prendere solo il colore puro, ma possiamo anche spostarci nella ruota con le varie gradazioni, possiamo prendere il rosa e il verde. Quindi, ecco qua, rosa e verde. In questa categoria rientrano anche, se non ci sono nella ruota del colore, comunque il bianco e il nero. Passando ai gruppi di 3 colori, possiamo prendere ad esempio i 3 analoghi, ad esempio giallo-arancione, giallo-verde, quindi fare senape, giallo e cactus. Spostandoci possiamo anche fare giallo, giallo-verde e verde, quindi togliere il senape e a questi altri due mettere il verdone. Come abbiamo visto prima, sono analoghi tra di loro, quindi 3 analoghi. Ma proprio spostandoci dall'altra parte della ruota del colore, possiamo anche fare un verde acqua, un petrolio e un blu mare. E come vi ho detto, così si può proseguire prendendo 3 analoghi, quindi 3 colori vicini nella ruota. Sempre nella categoria di 3 colori possiamo prendere 2 analoghi e un complementare. Cosa vuol dire? 2 colori vicini fra di loro e un opposto, quindi un complementare. Ad esempio, un giallo arancio, un giallo e un viola, come potrebbe essere un senape, un giallo e un viola prugna. Oppure possiamo spostarci e avere un giallo verde, un verde e un rosso, come un cactus, un verdone e un bordeaux. Oppure la categoria del blu, blu viola e arancione, quindi prendere un turchese, un bluette e un arancione. Quindi vedete che questi sono 2 analoghi e un complementare. Quando si tratta di complementari, quindi quando c'è di mezzo un complementare, sia che siano 2 colori, sia che siano 3, piuttosto che, è chiaro che il contrasto è molto più forte dell'analogo. Qui, siccome abbiamo 2 analoghi, quindi 2 piuttosto vicini e un complementare, diciamo che è un buon compromesso. Sempre rimanendo nella categoria dei 3 colori, possiamo prendere i complementari divisi, quindi seguendo questo triangolo e come abbiamo appena detto, i complementari sono colori molto forti, molto strong, si vedono molto, diciamo così, sostengono fra di loro e quindi il contrasto è molto alto. Ad esempio possiamo prendere un giallo arancio, un verde giallo e un viola, nel caso è un senape, un cactus e un iris. Oppure possiamo prendere un giallo, un arancione e un prugna, quindi avere, vedete, dei contrasti molto alti. L'ultima categoria di 3 colori è la classica triade, quindi seguendo questo triangolo equilatero. Moltissimi marchi utilizzano questa combinazione di 3 colori proprio per il loro logo oppure come, diciamo così, colori distintivi del loro marchio. Ad esempio abbiamo il giallo, il blu e il rosso, quindi giallo, bluette e rosso. Oppure un altro molto famoso è arancione, verde e viola. Per la categoria dei 4 colori, la prima combinazione, la più semplice, quella che ormai mi sa che avete capito, sono 4 analoghi, quindi 4 colori vicini tra di loro nella ruota. Ad esempio, appunto questi 4. Qui è molto semplice, basta metterne uno vicino all'altro. Con 4 colori possiamo mettere insieme anche il quadrato, quindi seguendo appunto il quadrato che c'è nella ruota del colore, ad esempio arancione, giallo verde, blu e rosso viola, quindi arancione, giallo verde, blu
e rosso-viola. Oppure possiamo seguire il rettangolo. Quindi, ad esempio, il rosso-viola, il giallo-arancio, il giallo-verde e il blu-viola. Quindi possiamo fare prugna, il senape, il cactus e io non ho propriamente un blu-viola. Questo è un blu che ha una leggera punta forse di viola. Chiaramente rendetevi conto che appunto, come vi dicevo all'inizio, si tratta di filati e quindi non si ha l'ampia gamma che c'è sulla ruota dei colori, non si possono avere tutti i colori. Tra l'altro vi volevo anche dire un'altra cosa, a parte che ogni schermo, ogni videocamera sfasa leggermente i colori, quindi può essere che la mia videocamera li sfasa, ad esempio io so che la mia con il rosso e il fucsia non va d'accordo, ma può essere anche che il vostro schermo rispetto a quello che registra la mia videocamera abbia dei colori leggermente più, un po' più alterati, diciamo così. Però state anche attenti a una cosa che adesso mi viene in mente, e cioè che non sempre i produttori di filati danno il nome ai filati, non dico corretto, ma che è realmente il colore. Ad esempio, quando si parla di verde mare, ciao, che colore è? Oppure colori anche di fantasia. Ecco, quando sono di fantasia sappiamo che non hanno attinenza specifica magari con la colorazione, però appunto quando danno dei colori, che ne so, color cielo, il cielo può essere che tira più sul grigio, tira più sull'azzurro, insomma stiamo anche attenti a quello. Soprattutto state molto attente al lotto del colore. Cosa vuol dire? Al bagno del colore. Perché da un bagno all'altro, stesso colore, stessa marca, stesso filato, stesso tutto, può variare e variare anche sensibilmente. A me è capitato di prendere due viola, uno tirava più su un viola caldo, l'altro tirava di più su un viola freddo, eppure erano identici. Io fortunatamente non li dovevo lavorare assieme, li ho presi a distanza di tempo perché era comunque un colore che mi piaceva, avevo fatto diversi progetti, però veramente può cambiare anche quello, quindi ecco, prestiamo attenzione a questi fattori. Può essere che appunto durante questo mio video alcune combinazioni siano state proprio azzeccate, altre invece siano state leggermente da correggere. Perché? Perché ripeto, i filati non sono dei colore pantone, non sono dei pennarelli, non è una stampa come può essere questa. Quindi appunto prestiamoci attenzione, ma soprattutto ragazze non focalizzatevi per forza sulla ruota del colore. Questo deve essere un aiuto se avete bisogno di combinare più colori e non sapete quali mettere assieme, oppure se volete dare alla vostra creazione un'area più diciamo così strong, quindi usando appunto, come abbiamo detto, dei complementari, oppure un'area più soft usando magari dei colori analoghi. Ecco, è una teoria su cui basarci, ma senza perderci la testa. L'importante è conoscere la regola, poi sta a noi applicarla e come applicarla. Chiaramente in un unico video non potevo farvi vedere tutte le combinazioni di colori possibili, sarebbe stato un video eterno e tra l'altro io ho preso in considerazione solo una tipologia di filato, ma come voi sapete in Knitting Room io li ho tutti e quindi potrei prendere anche altre tipologie di filato e farvi vedere numerosi accoppiamenti di colore. Questo però mi sa che è meglio non farlo in un video perché veramente diventerebbe lungo, magari anche noioso, e quindi ho deciso magari qualche volta di postarvi delle foto con degli accoppiamenti di colore che può essere o qui su YouTube, sugli shorts, adesso vediamo, oppure su Instagram, che diciamo così è meno complicato che mettere in piedi tutto un video che è anche molto più laborioso da fare, e poi non vi rimane, nel senso che se uno va a cercare una certa
composizione si deve riguardare tutto il video per arrivare, mentre magari con una fotografia andate a cliccare solo quello che vi interessa e lo vedete subito. Comunque adesso random vi faccio vedere dei vari tipi di diciamo così di accoppiamenti di colore che, anche se non si basano solo esclusivamente sulla ruota dei colori, sono accoppiamenti che spesso mi vengono richiesti oppure che mi piacciono. Classicissimo, quasi scontato: nero, grigio scuro, grigio, grigio chiaro, bianco, verde acqua, smeraldo, ottanio, petrolio, verde acqua, oppure verde acqua e blu mare, marrone e cipria, militare e rosa, rosa antico e verde oliva, orchidea e cactus. Un'accoppiata vistosa, forse fin troppo vistosa, arancione e fucsia. Se vi incuriosiscono altre tipologie di abbinamenti, di colori, di filati, scrivetemelo qui sotto oppure su Instagram, in maniera che così vi posso fare le foto e farveli vedere. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!